Aggiornamento di calciomercato Inter con Andrea Onana ormai ad un passo dal Manchester United e l'Inter è pronta a rivoluzionare il pacchetto dei portieri con probabilmente 3 nuovi acquisti per la porta in una maxi operazione che secondo me ha senso, che può rappresentare un vero grande colpo per l'Inter, ma va analizzata in profondità, cosa che facciamo insieme in questo nuovo episodio di oggi. E quindi ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio. Vi chiedo subito un mi piace per aiutare il nostro canale a crescere, a diffondersi, a farlo conoscere, iscrizione al canale se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti, delle nostre analisi che pubblichiamo ogni giorno con tanti contenuti di qualità che trovate qui su Passione Inter. Oggi andiamo con ordine perché ci sono tanti argomenti da approfondire e voglio portarvi delle mie considerazioni su questa operazione e rispondere anche a tante domande che mi avete girato nel gruppo Telegram e nel server Discord di Passione Inter. Partiamo dalle cifre di questo affare, con il Manchester United che ha presentato un ultimo rilancio da circa 45 milioni di euro più qualche bonus. L'Inter per Onana continua a chiederne 60, c'è una forbice piuttosto ampia, però le parti sono al tavolo della trattativa e la sensazione è che a quota 55 milioni di euro, di cui magari una piccola parte in bonus, si possa arrivare ad una chiusura dell'affare. 55 milioni potrebbe essere il target finale per l'accordo e la fumata bianca. Con i freddi numeri, per me c'è poco da dire. Dal punto di vista aziendale, l'Inter fa un colpaccio, perché ricordo un anno fa l'Inter prende Onana a parametro zero, pagando delle commissioni non elevate e al calciatore corrisponde un ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione che per gli standard dell'Inter è anche abbastanza poco per un titolare. C'erano altre big sul giocatore, si era parlato di un interessamento del Barcellona, qualche voce sul Bayern Monaco, c'era soprattutto il Lione in Francia. Di fatto però il grande mercato europeo, quello molto ricco con tanti soldi, aveva praticamente ignorato Onana, se queste poi sono state le cifre che lo hanno accontentato, mentre l'Inter è stata brava a muoversi per tempo, a vedere in anticipo una potenziale occasione, a convincerlo proponendogli anche un progetto importante, pagarlo pochissimo e poi con un solo anno di fatto lo valorizza a tal punto da farlo diventare il terzo portiere più pagato nella storia del calcio. Se queste cifre saranno confermate, io lo ribadisco, lo sottolineo, Onana diventa il terzo portiere più pagato nella storia del calcio. Si poteva ottenere qualcosa in più? Probabilmente sì, forse sì, però 2 considerazioni. La prima è che il prezzo lo fa il mercato. Se le altre si sono tirate indietro e solo il Manchester United sta andando avanti su questo profilo, su questa operazione, a queste cifre, probabilmente il prezzo nel mercato di oggi è attorno a quella fascia lì. Ma in ogni caso, se mi si dice che, seconda considerazione, 55 milioni di euro sono pochi, andava venduto a 60, io rispondo: "Va bene, ci sta", però sono praticamente spicci questa differenza di fronte ad una valorizzazione da 0 a 55, c'è molto più gap qui che tra 55 e 60. Fatto sta comunque che, rimanendo sempre in campo economico, dopo arriveremo alla parte tecnica dove voglio portarvi delle considerazioni approfondite anche sugli eredi, non solo sul principale erede. Devo dire, è vero che l'Inter, vendendo Onana, perde dopo un solo anno il beneficio del decreto crescita su Onana, quindi ci sarebbe un impatto economico negativo. In realtà però, come vi racconto da tempo, l'Inter è sempre molto prudente su questo e quindi credo che abbia già accantonato in anticipo la cifra per poi beneficiare del decreto crescita dopo i 2 anni obbligatori, quindi questo in realtà non crea problemi all'Inter in quanto già cautelata in questo senso. Così come è vero che Onana, per quello che è il suo valore tecnico e l'importanza nell'Inter, a bilancio costa veramente poco. Se rapportiamo il suo peso a bilancio con il valore e lo spessore tecnico, ma anche in senso assoluto, costa veramente poco. Perché preso a zero, decreto crescita, 3 milioni di ingaggio e commissioni piuttosto basse, Onana ti costa molto meno di Correa, meno di Gosens, a spanne ti costa quanto un D'Ambrosio e l'importanza di Onana, con tutto il rispetto, è sicuramente superiore oggi a quella di D'Ambrosio. Quindi in tanti mi hanno poi detto,
chiunque prendi ti va a costare più di Onana se vuoi prendere un portiere forte. In realtà, attenzione, perché il primo nome su cui sta puntando l'Inter per sostituirlo è quello di Anatoli Trubin, classe 2001 dello Shakhtar Donetsk, lo conosciamo bene, lo abbiamo affrontato in Champions League, ai noi, contro di noi ha fatto il fenomeno, viene valutato sui 20 milioni di euro. In realtà è in scadenza di contratto nel 2024, quindi nonostante il direttore sportivo dello Shakhtar stia facendo la voce grossa per tenere il prezzo alto, sembra che si possa arrivare a chiudere sui 10 milioni più bonus, oppure 10 milioni con una percentuale sulla futura rivendita. Mettiamo 15 milioni come cifra di acquisto al giocatore, che è anche ancora piuttosto giovane, classe 2001, lo ripeto. Per essere un portiere, ecco, potrebbe andare un ingaggio inferiore ai 2 milioni di euro, qualcosa come 1,8 milioni forse. Anche lui avrebbe il decreto crescita, quindi un risparmio importante sulle tasse, e spalmando il tutto su 5 anni, praticamente anche Trubin a bilancio occupa a spanne lo stesso peso di Onana. Quindi in realtà, ecco, l'impatto è quello. Per cui con i soldi di Onana, semplifichiamo, anche se non è propriamente così, l'Inter adesso vuole andare a prendere innanzitutto il sostituto in ottica presente e futura individuato in Trubin, un altro portiere esperto da affiancargli. Si sta parlando molto di Jan Sommer, che, come vi racconto da tempo, l'Inter voleva già un anno fa, voleva poi prenderlo a parametro zero in vista di quest'estate. Poi però il Bayern Monaco è arrivato prima, l'ho acquistato a gennaio anticipando tutti, quindi l'Inter lo conosce molto bene, lo apprezza, lo segue, e a me piace come tipologia di portiere, anche lui bravo con i piedi. A me non dispiacerebbe anche Ochoa, in realtà, il messicano della Salernitana, che potrebbe costare meno, ha passaporto comunitario, quindi non occupa gli slot extracomunitari. Poi, come terzo portiere, in realtà sembra difficile il rinnovo di Andanovic in questo momento, per cui si potrebbe andare su Di Gennaro, che è un ex portiere dell'Inter, prodotto del vivaio dell'Inter, quasi 30 anni da compiere, oggi gioca nel Gubbio, costerebbe poco, andrebbe a fare il terzo. Quindi questa potrebbe essere la nuova configurazione, con 3 nuovi portieri più Lukaku, che la dirigenza, lo sappiamo, ha individuato come priorità assoluta, lo vogliono riacquistare in questo mercato, ma su Lukaku tra poco ci torniamo. Prima le considerazioni tecniche, come vi dicevo, che sono assolutamente doverose, perché siamo tifosi anche, vogliamo vincere, quindi i conti ci interessano, ma ci interessano poi soprattutto il risultato. È ovvio che se vendi Onana, con chiunque lo sostituisci, o con quasi chiunque lo sostituisci, che ti costa di meno, fai un passo indietro sulla carta. Sottolineo sulla carta, perché se Trubin oggi fosse più forte e più pronto di Onana, io non penso che il Manchester United verrebbe a spendere 50 milioni per Onana se possono prendere un altro portiere più forte e più pronto che costa meno. Quindi è evidente che sulla carta fai un passo indietro. Poi però c'è il campo, per fortuna. Anche Darmian sulla carta era un passo indietro rispetto a Skriniar, anche Acerbi era un downgrade sulla carta rispetto a De Vrij, o Di Marco rispetto a Perisic. Poi però devo dire che in realtà il loro lavoro lo hanno fatto tutti abbastanza bene. È chiaro che non può andarti sempre tutto bene, non può andarti sempre tutto per il meglio, ma intanto confido nelle capacità di analisi, di approfondimento e di scouting e di scelte da parte della nostra dirigenza, visti anche i risultati che hanno portato a casa negli ultimi anni. Ma dico anche che nel momento in cui il tuo giocatore diventa talmente forte da non poterlo più trattenere, perché oggi i calciatori più forti tendenzialmente vanno nelle squadre più ricche e l'Inter non è tra le squadre più ricche, devi essere bravo a cadere in piedi, e soprattutto devi essere poi bravo a pescare bene e valorizzare i sostituti. Quindi, come dicevo anche in diretta, io credo che il valore di un portiere debba essere giudicato sulla base di 3 aspetti: l'abilità tra i pali, quindi il ruolo del portiere classico, il gioco con i piedi, e poi l'aspetto mentale del carisma e della leadership che mette in squadra. Nell'abilità tra i pali, nel ruolo del portiere classico, secondo me Onana è sicuramente un ottimo portiere, soprattutto in termini di reattività anche atletici. Dal punto di vista della tecnica, secondo me siamo un pochino tutti condizionati dal fatto che eravamo abituati ad Andanovic, quindi un pochino, secondo me, si sta andando oltre. Dall'altro lato, sono convinto però che Onana il prossimo anno sarebbe cresciuto ancora di più all'Inter, soprattutto perché l'Inter si sta portando a casa un ottimo preparatore dei portieri molto valido. Quindi per me l'Onana visto tra i pali nella scorsa stagione è un portiere anche sostituibile,
però ha ancora un potenziale inespresso. Nel gioco coi piedi Onana è un portiere raro, c'è pochissimo da dire, altrimenti non costerebbe più di 50 milioni di euro. Credo però che sia anche un qualcosa di allenabile, cioè anche Handanovic è cresciuto molto nel gioco coi piedi e anche per me, anche quest'anno, nonostante magari la reattività sia calata, già da qualche anno è in calo Handanovic, però io credo che nelle ultime stagioni, ma anche quest'anno, Handanovic non ha in realtà sfigurato nella costruzione e nel gioco coi piedi. La tecnica di passaggio, di regia, di aiuto ai difensori, secondo me è un qualcosa che si può allenare, anche il lancio lungo. È chiaro che oggi Onana è abbastanza raro, però per me è un qualcosa di allenabile. Tra l'altro Trubin a livello statistico di palloni giocati, di lunghezza media dei rilanci, di numero di lanci per palloni giocati, ha tante statistiche e numeri molto simili allo stile di gioco di Onana, per fare un esempio. Però comunque è un qualcosa di allenabile, o in alternativa si possono trovare delle situazioni differenti di costruzione, nulla vieta magari di trovare delle alternative. La componente più difficile in assoluto da sostituire secondo me è quella caratteriale però, perché Onana è un gran personaggio, spesso anche, non dico sopra le righe, ma anche un po' controverso, ecco, non è forse la parola giusta, ma diciamo un po' controverso, nel senso che basta vedere il caso nazionale, come è andato a fare, con l'allenatore al mondiale, poi se n'è andato, eccetera. Anche alcune dichiarazioni di come aveva risposto ai tifosi dell'Ajax che lo criticavano dopo i diversi errori che aveva commesso prima di arrivare all'Inter. Però ecco, è fuori da ogni dubbio che Onana è stato un elemento molto importante nello spogliatoio dell'Inter, ha dato carisma in questa squadra, ha portato mentalità vincente che funziona sempre, serve sempre, ha dato soprattutto sicurezza secondo me al reparto difensivo dopo i primi mesi di ambientamento. Questo è l'aspetto che personalmente più mi preoccupa nella sostituzione di Onana, perché il ruolo del portiere è secondo me il ruolo più mentale che esiste nel calcio. Per me il 70%, anche 80% forse, del successo di un portiere lo fa la testa, più di tante altre cose. Quindi questo sicuramente non sarà semplice. Onana era costruito per andare in una grande squadra. Sul sostituto bisogna lavorarci bene. Faccio però anche qui 2 considerazioni. La prima: perdendo tanti leader in questa sessione di mercato, a questo punto diventa allora ancor più importante per me riportare Lukaku a Milano, perché Lukaku è un elemento che sposta in Serie A, ma è anche un elemento molto positivo per lo spogliatoio che appunto sta cambiando tanto. Seconda considerazione: Trubin è per me un portiere giovane, ma già con grande personalità. Ha preso il posto di un portiere storico della nazionale ucraina e dello Shakhtar Donetsk, ha già più di 20 presenze in Europa, di cui 14 in Champions, gioca molto con i piedi, come vi dicevo, proviene da una scuola, quella dello Shakhtar Donetsk, che con De Zerbi, ma non solo con De Zerbi, porta avanti questo lavoro con il portiere molto coinvolto, lui quindi è già abituato a questo e lo fa bene. Anche a livello di doti fisiche è un portiere molto importante, anche a livello tecnico tra i pali mi piace molto, deve crescere in alcuni aspetti, in particolare nella rapidità ad andare a terra, secondo me nel coprire bene tutta la porta in rapidità, un po' nell'esplosività, forse soprattutto però nel dominio dell'area di rigore, quindi nelle uscite in generale, ma nel far sentire che l'area di rigore è sua. Questa è una cosa sulla quale deve lavorare. Sono cose sulle quali però si può lavorare per un portiere che già oggi è designato tra quelli destinati a diventare uno dei big assoluti del prossimo futuro, quindi è anche un grande colpo in ottica prospettiva, in ottica futura, più giovane, da valorizzare, può crescere. Poi, visto che l'Inter l'anno scorso ha gestito con grande calma l'ingresso di Onana, io penso che un portiere pronto subito arriverà lo stesso per affiancarlo. Anche semplicemente per avere un po' di sana competizione all'interno, che può far bene ad entrambi i portieri e ridurre i rischi per l'Inter. Una cosa simile, tra l'altro, un episodio particolare secondo me è successo la scorsa stagione con la Lazio che ha investito su Maximiano e poi invece si è ritrovata a lanciare Provedel, che è stato il miglior portiere dell'ultimo campionato di fatto. Quindi andando in chiusura, in definitiva, mi dispiacerà molto, moltissimo per l'addio di Onana, soprattutto dal punto di vista umano. Allo stesso tempo dobbiamo fare i conti con la necessità di mantenere in ordine i bilanci, lo stesso Ausilio ne ha parlato nuovamente nelle scorse ore, e aggiungo una cosa: a chi dice che l'Inter non ha una programmazione, non ha un piano, io propongo una visione alternativa e voglio sapere che cosa ne pensate. Per me
Il piano dell'Inter, almeno fino ad oggi, almeno fino a questo momento in cui stiamo parlando, ha previsto che ci fossero dei calciatori effettivamente intoccabili, come possono essere Barella, Lautaro, Bastoni, anche Di Marco secondo me oggi rientra in questo pacchetto. Ha costituito una colonna centrale di questa squadra. Attorno a questa colonna, a questo gruppo centrale, si va a fare poi il player trading, cercando di tirar fuori risorse aggiuntive per costruire ogni anno una rosa forte e competitiva. Per me quindi il piano dell'Inter è questo. Quest'anno la cosa sta coincidendo anche con un abbassamento dell'età media di questa squadra, un abbassamento anche dei costi per ora, e il sacrificio di Onana permetterà di finanziare altre operazioni in altri reparti, di costruire una rosa più completa in altri reparti. Si può non essere d'accordo con queste scelte, si possono non condividere le priorità che la dirigenza ha stabilito, però secondo me non si può dire che non ci sia un'idea chiara, una programmazione. Poi dopo spetterà allo staff valorizzare gli elementi a disposizione, ai giocatori stessi dimostrarsi di valore, dimostrarsi pronti. Poi ci saranno tante altre variabili che concorreranno al risultato finale e in seguito faremo tutte le valutazioni. Fatemi sapere se siete d'accordo con la mia analisi. Se non lo avete ancora fatto, vi ricordo che io tempo fa avevo realizzato un approfondimento in cui ero partito da oltre 200 portieri per individuare quello che secondo i numeri, secondo le statistiche, sarebbe potuto essere il miglior erede di Onana in questo momento. Trovate il link in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.